Ej, babo. Ej, gdje si ti sine? Evo te man krenuo za Sloveniju. Biciklom. Za Sloveniju, pa šta radiš tamo? Idem do Nikole da ga pozdravim. O, pa sa čime je biciklom si otišao? Pa da. O, Isuse, dobro. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, io sì, io vengo dalla luna, io non sono strano, io non sono pazzo, io non sono vero, io non sono falso, io Stanotte non so dove dormo. Neanche domani. Neanche dopodomani. Solo in Slovenia so dove dormo. Ej, ja sam krenuo. Ti stavi slobodno za kafu. 4 dana i tu sam. Qui mi sembra che ogni tanto ci siano degli spiazzi. Questo è molto aperto, ma ci sono alcuni che sono un po' più chiusi. Forse ci si può anche campeggiare, ma non so, vedi, qua ci sono le case. Poi è una pista ciclabile. Non lo so. Spero di non pentirmene di non essermi fermato. scaldati in casa davanti al tuo televisore, la verità nella tua mentalità è che la fiction sia meglio della vita reale, chi invece prevede di Manca un'ora per arrivare a Treviso e ho deciso che starò in ostello questa notte. Sono una femminuccia? Può essere, può essere. La prima notte me la prendo tranquilla e poi magari domani cerco un posto per campeggiare. Non lo so, non lo so. Minchia, vabbè che ho speso tanto perché costa 30 euro a notte. Ma l'ostello è una figata, cazzo. Cioè, ti danno pure l'asciugamano in ostello. Beh, che pago 30 euro. Però l'asciugamano. L'asciuga- Sono anche abbronzato. Vediamo qua, vediamo qua, vediamo qua. Mi sa che anche qua. Guardati Mattia, ancora ignaro del fatto che tra pochissime ore sarai svegliato da un bastardo infame che parlerà ad alta voce e sveglierà tutta la stanza alle 4 di notte. Che testa di... Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Allora, qui c'ho il cibo, il pentolino per cucinare e queste stronzate qua. Qui ho dentro il sacco a pelo e il materassino per dormire. Sono tutti i vestiti, la tenda. Qui cosi per riparare, che questo non mi si chiude, quindi non metto tanta roba. Di qua gli snack, frutta e snack. Poi qui tengo il telefono per la navigazione. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Non riesco a sentirmi libero quando penso che non so dove dormirò, devo trovare un campeggio. Sai, molti viaggiatori parlano, dicono che è la cosa più bella, che sei libero. E io mi sento tutt'altro che libero, mi sento legato a questo bisogno di trovare un posto. Non lo so, sto provando a trovare un equilibrio tra i limiti che sento e anche ciò che voglio raggiungere. Cioè, mi piacerebbe tantissimo riuscire a godermi i campeggi liberi, anche perché dormire in tenda mi piace, solo che non mi piace avere l'ansia di magari essere su un terreno di qualcun altro o essere visto da qualcuno, cose così. Boh, vediamo come va. Intanto oggi sto andando a Jesolo, in teoria dormo in spiaggia, vediamo. No. Non è esattamente quello di cui avevo bisogno, Mannaggia. Una cosa che la gente spesso mi dice è che loro non farebbero mai viaggi, che siano così o altri, da solo. E io ogni volta che faccio viaggi da solo ci penso a sta cosa e... A parte che, vabbè, ogni mio viaggio è da solo, quindi ogni viaggio ci penso. Cioè, stare in solitudine non è solamente essere in assenza di persone intorno a te. Io sento che quando non ci sono persone intorno a me,
non so, riesco a sentire molto di più me stesso. È come se, non so, la mia presenza si ampliasse, se ha senso. Cioè mi faccio molta più compagnia, sono molto più presente, molto più, non lo so. Se c'è una cosa che non mi pesa durante questo tipo di viaggi, questa è la solitudine. Cazzo, vai dentro te stesso in una maniera assurda. Ti fai 1000 domande, ti rispondi e ti rispondi con calma, perché non hai fretta di rispondere. Non c'è nessuno che ti giudica finché tu non dai una risposta. Voglio stare tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa. Un piede fuori che si infreddolisce appena. Uscire solo quando è pronta già la cena. Mangiare per Questo immagino sia il classico stereotipo di ciò che un turista si immagina quando pensa alla natura italiana. per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, asciugo e inizio più lo spasso. Mi ribagno, mi rituffo, mi giro e mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincio a tiro lo spasso. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizio a tiro lo spasso. Mi ribagno. Devo ammettere che in confronto all'Australia qui è molto più facile, almeno mentalmente. Qua è pieno di macchine, pieno di ciclisti, pieno di negozi, di bar. Se volessi potrei mangiare fuori ogni giorno, tutti i pasti. In Australia, cazzo, quando beccavo quella volta al giorno, perché era una sola, qui c'era magari un benzinaio o qualcosa, mi fermavo perché sapevo che dopo passavo tantissimo tempo prima di trovarne un altro. Quindi per quanto le mie gambe non siano allenate, mentalmente è molto più facile qui. Grazie mille. Ora, già qui non ci sono gli ombrelloni, però voglio andare in un angolo più tranquillo, visto che qua la gente ci passa, poi magari di sera anche no, però la spiaggia è piccola, quindi vorrei andare in qualche angolo. Però dai, tutti sti muretti di sabbia, chiamiamoli, non sono male forse. L'unica cosa è che tra mezz'ora c'è il tramonto, quindi se riesco a trovare qualcosa nel frattempo non sarebbe male. Dita incrociate. Qui è pieno di pescatori. Ho avuto un'ideona. Allora, lì dove sta la mia bici è dove vi ho fatto il video appena adesso. Poi però mi sono detto, ma perché non vedo di qua? E alla fine mi sa che piazzerò la tenda lì. Da là nessuno mi può vedere perché sono coperto da dove sono adesso. L'unico posto da cui mi si può vedere è là. Però adesso il sole scende, non passerà un cane, e anche se passasse non vede una tenda che sta lì, che si vede solo il tetto. Quindi dai, vorrei dire che ce l'abbiamo fatta. Però intanto monto la tenda, poi dirò che ce l'abbiamo fatta. I campeggi così liberi non me li godo proprio. Ho sempre l'ansia di essere in un posto illegalmente, di aver messo la tenda in un posto in cui non potrei. È per questo che invece quando dormo in campeggi veri e propri sto molto meglio, perché sono in un posto in cui ho il diritto di stare. Non lo so, cioè a me dormire in tenda in sé piace tantissimo. È il fatto di avere l'ansia. Stanotte mi sono svegliato un sacco di volte, ero sempre sull'attenti. Chissà se è un limite che riuscirò a passare, continuerò a vivermela male e a preferire campeggi magari, non lo so, è che non voglio spendere soldi per i campeggi. La cosa importante è che si lasci sempre come si trova, come se non ci fossi stato.
Posso chiederle anche delle patate? Perfetto così. 20 minuti che sono su questa stradina del cazzo, piena di buchi. Controvento l'ho fatta e ad un certo punto il navigatore mi dice di salire sul traghetto. Il traghetto, se l'avessi visto, non avrei preso questa strada. E il punto è che l'acqua da attraversare, questa, cioè a nuoto ci metterei 10 secondi. Non c'è un cazzo di ponte. No, figurati. Facciamo il traghetto così abbiamo soldi. Ti odio. E niente, sono le 3 del pomeriggio e non so ancora dove dormirò. Però ho guardato sull'applicazione che uso per la direzione, per il percorso, e io ho visto che attraverso un fiume praticamente, cioè attraverso un ponte che c'è un fiume. E allora mi sono detto, aspetta, ma se magari vicino al fiume ci sono dei posticini carini, magari degli alberi. Allora ho iniziato a guardare vicino e sono arrivato a un pezzo in cui c'era scritto che era proprio fatto a mo' di spiaggia. Quindi adesso vado di là, vediamo, se non va bene lì provo ad andare lungo il fiume e trovare qualcosa che mi sembra un po' più normale, forse un po' più accettabile. Tanto qua, a differenza dell'Australia, i coccodrilli non ci sono, quindi io sono tranquillo e dormo vicino a un fiume senza alcun problema. E adesso ho appunto 6 ore prima che diventi buio per trovare un posto, così che so che anche se nel caso estremo in cui non trovassi proprio nessun posto in cui campeggiare, riuscirò sempre a trovare una stanza o qualcosa, cosa che però non vogliamo fare, perché siamo qui oggi e ieri e l'altro ieri e domani e dopodomani a capire qual è il limite di Mattia. I campeggi liberi gli fanno paura solo perché è stato in Australia e lì c'erano serpenti, eccetera, non conosceva il paese, bla bla bla, oppure solo perché è una checca. Può essere che sia solo una checca. Ok, proprio lì no, perché non c'è uno spiazzo per la tenda. Però adesso prendo la bici e vado lungo sta stradina e vedo dove arriviamo. Allora, c'è solo un piccolo problema, che qua giù la discesa è bastardissima. Giorno 4, è un giorno bellissimo, c'è il sole. Oggi ho dormito bene, cazzo, cioè stanotte non ho avuto problemi, mi sono svegliato tante volte, ma è normale in tenda perché sei sempre allerta, ma ho dormito bene, sapevo che non avrei rotto i coglioni a nessuno qui, sapevo che era un posto in cui in teoria potevo campeggiare. Sarà che sono stato tranquillo in sto campeggio anche perché la strada per arrivarci è questa. Forse devo impegnarmi di più a trovare qualcosa di molto fuori, che di solito io andavo in posti, cioè uscivo dalla strada, facevo 50 metri e mi fermavo, però lì avevi sempre, ti sentivi l'occhio della gente addosso. Magari forse ho trovato la mini soluzione, vediamo. Dove cazzo? Sto perdendo un po' la fiducia. Non riesco a trovare un posto. Non sempre si trova il campeggio alla prima volta. E neanche la seconda. Ecco, tipo io in che modo dovrei ritenere libertà
sta cosa che è da un'ora che provo a cercare un posto per dormire e sono finito qua. Sono sicuro che lo sto cercando io nel posto sbagliato, ma cazzo c'è un fiume a 10 metri. Come cazzo si entra? Sono da entrambe le sponde. Libertà. Che bello. Avevo trovato un bel posto all'ombra sotto gli alberi che guarda sul fiume, però sono stato lì un paio d'ore fermo per riposare e ho notato la grande quantità delle persone che erano lì. Erano uomini, come si chiama? Come si dice? Molesti, uomini molesti, nudi ovviamente. E quindi ho detto, sai cosa? Cambiamo un attimo. Sono andato fino a quella parte là in fondo per vedere com'era la situazione là. Ho notato che non c'erano uomini nudi, quindi già un buon segno. Quindi vado lì, vado a riprendere la bici e vado di là a trovarmi un posto per montare la tenda. Pur di non vedere culi nudi che ti camminano dietro la testa ogni 2 secondi e che ti guardano, direi che è una camminata anche piacevole, non ci lamentiamo. Ok, alla fine è andata bene. Io che ero là in fondo dietro a questo ponte e altri 2, poi mi sono rifatto il ponte, sono sceso sui sassi, ho fatto tutta questa strada, adesso ho piazzato la tenda qui. Questa è stata la notte di campeggio libero in cui ho dormito meglio. Mamma mia, sono stra contento. Sarà che ero certo che nessuno sarebbe passato perché ero lontano dal passaggio. Che bello! Quindi abbiamo capito in questa nostra ultima notte di campeggio di questo viaggio che il problema non è il campeggio libero in generale, il bivacco, è dove campeggi. Quindi piuttosto fai meno chilometri, ma trovati un posto più lontano. Mamma mia. È un altro giorno, incomincia. È uno degli ultimi, ma non mi pesa. Ho una fretta di arrivare. E vedete quel cespuglio lì? Lì è dove ho dormito stanotte, lì dietro. Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Se l'ha vista da Trieste, pazzesca, bellissima. 2 passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra 2 dolcissime, un profumo di salsedine. Sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor quando il viso tuo. Comunque oggi passerò la mia prima frontiera in bici. Sono molto emozionato. Questi giorni in riva al mar. Sì, vabbè, frontiera. Quando passi da Vicenza a Creazzo c'è il segnale, c'è il cartello più grande. Sono arrivato a 1 chilometro, ci sono. Nicola! Ok. Čisto jednu šopsku, pa da će biti dosta. Sì, ok, magari adesso ti stai chiedendo, e mo? Sei arrivato in Slovenia, come torni? Torni in bici? Ovvio che torni in bici, cosa faccio secondo te? Prendo un treno? Di Trenitalia, delle ore 16:52 per Tarvisio Boscoverde, via Cervignano Aquilea Grado, è in partenza dal binario 8 invece che dal binario 3. Ferma. Cosa, è occupato questo? Ah, grazie mille.
Kira, Max. Io vi direi anche che è importante entrare dentro se stessi, analizzarsi e conoscersi il più a fondo possibile, perché noi stessi siamo l'unica persona con cui dovremo convivere ogni singolo attimo della nostra vita. Ma in fin dei conti, io chi cazzo sono per darvi dei consigli?